Amici nati sotto il segno dell'Ariete, oggi andiamo a vedere che cosa succederà per il mese di giugno 2022. Per farlo utilizzeremo un mazzo di carte veramente fantastico. Questi sono, o meglio, questo è lo scrigno degli oracoli. 78 carte meravigliose, veramente stupende. Le ho scelte perché, come vedete, hanno delle grafiche eccezionali, hanno delle didascalie altrettanto eccezionali. Non perdo tempo perché anche questo mazzo di carte è veramente molto grande, quindi avrò bisogno di mischiarlo con due mani. E quindi vado a chiedere, per i nati sotto il segno dell'Ariete per il mese di giugno 2022. Ariete, giugno 2022. Vado anche per precauzione a spezzare il mazzo in due parti e possiamo subito partire con la stesa. Allora, vado a stendere le tre carte, vediamo un po' come si prospetta la situazione. Come vedete, addirittura anche i dorsi delle carte stesse sono veramente già bellissime. Allora, facciamo che girarle prima e poi andiamo a vedere la situazione insieme. Allora, eccoci qua, siamo pronti. In realtà avrei anche, o meglio, non avrei nemmeno il bisogno di di avvicinarle alla camera perché sono veramente già abbastanza grandi, quindi le vedete già abbastanza bene, credo, ma in ogni caso le andremo a vedere una alla volta insieme. Dunque, come vedete, c'è in questo caso una situazione veramente molto precisa. Queste carte sono delle carte veramente molto precise perché iniziano subito dicendoci l'aiuto. La prima carta riguarda proprio l'aiuto. Infatti, come vedete, c'è un gatto che aiuta un suo cucciolo o quant'altro. È una carta che, come potete immaginare, rappresenta proprio l'aiuto di per sé. Quindi possiamo aver bisogno dell'aiuto di qualcuno per concludere qualcosa che abbiamo iniziato o comunque per avere in linea di massima una mano da parte di qualcuno, ok? Non ci specifica se riguardo magari una particolare situazione, quindi magari abbiamo intrapreso un percorso per la quale abbiamo bisogno di una mano, o se comunque nella vita in generale, ovviamente per l'arco di questo mese di giugno, richiediamo l'ausilio di una persona al nostro fianco, qualcuno che può aiutarci in un qual modo e può darci una mano, magari un consiglio, può essere che abbiamo bisogno semplicemente di dover parlare con una persona e di avere un appoggio morale, ok? Quindi questo può effettivamente accadere ed è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione. Non dobbiamo aver paura di chiedere aiuto, non dobbiamo aver vergogna nel chiedere aiuto, è una cosa che deve avvenire veramente in maniera più naturale possibile. Quindi un amico, un parente, un genitore, una qualsiasi persona che può darci una mano concreta, ok? Questa carta qui, infatti, come vedete, è affiancata alla carta della comunicazione. Ve la faccio vedere da vicino. La carta della comunicazione. Comunicazione, il collegamento è veramente molto forte. Infatti, come avete visto, sono due carte veramente molto collegate tra di loro. Abbiamo bisogno di comunicare, ce lo stanno dicendo. Abbiamo bisogno, in questo caso, come vedete, l'aiuto ci veniva detto per il fatto che abbiamo bisogno di comunicare con una persona, abbiamo bisogno di esternare i nostri problemi, di parlare con qualcuno dei nostri problemi. Non è più il momento di tenersi le cose dentro, è invece il momento di prima di tutto verificare che la persona con la quale ci confidiamo sia la persona adatta, ma ovviamente ognuno nella sua situazione sa chi è la persona con la quale ci si può aprire e confidare. In questo caso ci dice che abbiamo bisogno di comunicare, abbiamo bisogno di dire a una persona in particolare delle cose che ci teniamo
abbiamo dentro. Abbiamo delle cose all'interno di noi che stanno scoppiando all'interno del nostro corpo e della nostra mente. Quindi è arrivato il momento di esternare tutte queste problematiche a qualcuno, di liberarsi, di parlare, di raccontare, perché c'è qualcuno che è pronto ad ascoltarci, è pronto a consigliarci e di conseguenza, tra virgolette, sfruttiamo questa opportunità perché ci aiuterà tantissimo, ok? A sua volta, e qua vedete è incredibile il collegamento tra le tre carte, veramente, ma veramente molto forte, perché addirittura l'ultima carta, la terza carta, è la carta della paura. E questo vi ha veramente detto tutto. La carta della paura. Perché questo? Perché le tre carte sono veramente collegate da un filo quasi invisibile che le tiene strette tra di loro. La paura è la chiave del perché noi dobbiamo chiedere l'aiuto e perché noi abbiamo bisogno di comunicare. Cioè abbiamo una paura all'interno di noi che va assolutamente esternata. C'è un qualcosa che ci preoccupa, un qualcosa che ci spaventa, un qualcosa che ci tiene legati a questa piccola, magari anche paura, che però comunque ci tormenta. Quindi abbiamo la necessità di dover affrontare questa cosa con l'ausilio di qualcuno, con l'ausilio di qualcuno di fidato. Quindi, come avete visto, il collegamento con queste tre carte è veramente tanto forte. Abbiamo bisogno di chiedere aiuto, abbiamo bisogno di comunicare con una persona che ci sta accanto e soprattutto tutto questo è legato ad una paura. Quindi, come vi dicevo prima, non dobbiamo assolutamente, per alcuna ragione al mondo, sentirci spaventati dal riuscire a chiedere l'aiuto di una persona, perché questa cosa sarà la chiave del mese. Cioè, considerate che una volta fatta questa cosa, una volta che ci siamo liberati da questa situazione emotiva, le cose cambiano e cambiano in meglio. In questo momento c'è questa sorta di blocco dovuta a questa paura che dobbiamo togliere, dobbiamo liberarci. Quindi semplicemente esterniamo tutto, liberiamoci da questo peso, togliamoci dall'animo questo macigno e vedrete che dal momento in cui viene fatta questa operazione ci si sentirà assolutamente molto meglio. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con ovviamente l'oroscopo settimanale. Ciao a tutti!